Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Magia e Lichten, l'unico corso che ti farà domandare Entra! Eh sì, è così che finiscono i miei allievi. Torniamo a noi. Oggi ci occupiamo di un tema delicato, i pronomi relativi. Perché un tema delicato? Beh, perché a causa di un fenomeno chiamato prolessi, dei pronomi relativi in lingua monellica si potrebbe anche fare a meno. Ma andiamo con ordine. Warum? Che? Il pronome relativo serve a sostituire un elemento della frase mettendo in relazione due proposizioni diverse. Vediamo questo esempio. Esiste un trapezio che non entra. Che è il pronome relativo di questa frase e serve a mettere in relazione due proposizioni diverse, due informazioni diverse. Esiste un trapezio e il trapezio non entra e in questo modo si evita anche la ripetizione del sostantivo trapezio. Vediamo come si presenta la frase in monellico. Assoete trafsato mio to ogar mosse. Il pronome relativo in questo caso è to. To è un pronome relativo singolare al genere neutro perché il sostantivo trapezio trafsato è un sostantivo neutro ed è al nominativo perché sostituisce il soggetto della frase secondaria. Il pronome relativo si può anche declinare al genitivo, al dativo e all'accusativo. Vediamo qualche esempio, partiamo proprio dal caso genitivo e per farlo utilizziamo un verbo che in monellico regge il caso genitivo. Il verbo è congratularsi per, makarissin. La frase è esiste un trapezio per cui dovresti congratularti. Assoete trafsato mio, ios as makaris fach. Qui il pronome relativo è ios, è un pronome relativo singolare di genere neutro ed è al caso genitivo. Quindi si traduce in italiano nel caso di specie per cui oppure per il quale. Per il dativo utilizziamo un verbo che regge il caso dativo, il verbo competere contro, miglain. Assoete trafsato mio, ioi oras miglae nuo. Ioi è il pronome relativo singolare neutro al caso dativo e in questo caso in italiano lo traduciamo con contro cui oppure contro il quale. Infine l'accusativo. Per l'accusativo ci serve invece un verbo transitivo come il verbo volere, jrissin. Lo vuoi sto trapezio? Esiste un trapezio che tu vorresti. Assoete trafsato mio, to as jrisson. To è il pronome relativo singolare neutro al caso accusativo. Ma Alessio, to era il nominativo. Come fa a essere anche l'accusativo? Beh, per questa spiegazione in realtà servirebbe un filologo. Ti basti sapere però che nominativo e accusativo neutri corrispondono in tutte le lingue indoeuropee, non in finlandese. Ma non è una lingua indoeuropea. E non c'ha manco i generi. Comunque, questa è la nostra tabella dei pronomi relativi. Sono abbastanza semplici, come vedi ricalcano anche le desinenze dei determinanti che abbiamo visto sinora e in più potrebbero essere completamente inutili. Perché? Perché esiste un fenomeno che si chiama prolessi oppure anticipazione che in lingua monellica giunge alle conseguenze più estreme, ossia la sostituzione di un pronome relativo con un pronome personale e la formazione quindi di due frasi reggenti. Detto così sembra complicato, ma vediamolo attraverso qualche esempio. Tu vuoi i trapezzi che non entrano. Trafsato da asrisse, ja ogar mossuen. La prolessi funziona in questo modo. Innanzitutto scambio di posizione le due frasi, quindi metto prima la proposizione secondaria e poi la reggente. Ma non basta. Vado a togliere il pronome relativo ja e lo sostituisco con il sostantivo trasfatota e infine inserisco il pronome personale spia all'interno della frase reggente. Avrò quindi questa nuova situazione. Trasfatota ogar mossuen spias jris. Senti come suona? Trasfatota ogar mossuen spias jris. Quindi metto proprio enfasi su trasfatota, i trapezzi, e su spia, il pronome personale. La traduzione da un punto di vista letterale sarebbe i trapezzi non entrano, tu li vuoi, ma la traduzione è tu vuoi i trapezzi che non entrano.
Questo appunto è il fenomeno della prolessi e questo è l'esito. Parto da una proposizione reggente e una proposizione relativa e ho alla fine due proposizioni reggenti che si sono scambiati di posto. Proviamo con un altro esempio, ma questa volta la frase la costruisci tu. Abbiamo gli stessi elementi di prima, abbiamo un pronome relativo, abbiamo un sostantivo, entrambi plurali, stavolta però non di genere neutro, bensì di genere maschile. Poco ci cambia in realtà perché il pronome personale rimane lo stesso, perché il pronome personale è uguale per tutti e tre i generi quando si tratta del plurale. La frase è: tu vuoi comprare gli oggetti che vedi, tuktasas pria eloa, yassas vid. Quindi ricordati, per la prolessi scambio di posizione le due proposizioni, tolgo il pronome relativo yas e lo sostituisco con il sostantivo e infine inserisco il pronome personale spia all'interno della frase reggente. Hai 15 secondi di tempo. Pronto? Via! Benissimo, la frase è tuktasas vid spias pria eloa. Letteralmente significa tu vedi gli oggetti, tu li vuoi comprare, ma la traduzione è tu vuoi comprare gli oggetti che vedi. Questa costruzione, la costruzione con la prolessi, è la più comune nella lingua monellica. Utilizzo i pronomi relativi soltanto quando voglio provare a usare un registro più alto, ma è una condizione che nella vita di tutti i giorni, nel linguaggio parlato, non si realizza praticamente mai, quindi i pronomi relativi, quando parliamo per strada con le persone comuni, ce li possiamo anche dimenticare. Anche per oggi è tutto. Ora che maneggi perfettamente la prolessi in lingua monellica, come farebbe un ciclista di montagna con il suo manubrio, anche tu puoi dichiarare: non penso proprio! Stanco delle solite lingue? Ma già è Lichten!